Ciao a tutti, sono Lucas. Oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi ha cambiato la vita, o almeno mi ha cambiato la casa. E credete a me, quando la casa cambia, cambia anche qualcosa dentro di voi. Siete pronti? Bene, allora iniziamo. Era una mattina di fine inverno. Fuori faceva ancora un po' freddo, ma si sentiva qualcosa nell'aria. Una leggerezza. Quel profumo sottile che arriva quando la stagione sta per cambiare. Conoscete quella sensazione? Quella voglia improvvisa di aprire le finestre e respirare a fondo. Io mi ero svegliato presto. Avevo preso il caffè in cucina, come sempre. Ma quel giorno, guardandomi intorno, ho visto la mia casa con occhi diversi. Gli scaffali erano pieni di cose che non usavo da mesi. Sul divano c'erano cuscini pesanti di lana. In corridoio i cappotti invernali occupavano tutto lo spazio e sul tavolo della cucina c'era uno strato sottile di disordine quotidiano che si era accumulato piano piano, giorno dopo giorno, senza che me ne accorgessi. Ho guardato tutto questo e ho pensato, è ora di cambiare. Non era la prima volta che avevo questo pensiero, ma quel giorno era diverso. Quel giorno ero deciso. Quel giorno ho capito che organizzare la casa per la nuova stagione non è solo una questione pratica, è un rituale. Un modo per dire addio a quello che è stato e dare il benvenuto a ciò che sta arrivando. Ho iniziato dalla cosa più semplice, i vestiti. Ho aperto l'armadio e ho tirato fuori tutto. Tutto. I maglioni pesanti, le sciarpe di lana, i guanti, i cappelli invernali. Li ho messi sul letto in grandi pile. E poi ho guardato ogni cosa con onestà. Questa sciarpa mi piace ancora? La uso? È in buone condizioni? È una domanda semplice, ma non è sempre facile rispondere. A volte ci affezioniamo agli oggetti per ragioni strane. Quella sciarpa blu me l'aveva regalata mia madre 3 anni fa. Non la usavo quasi mai perché era un po' troppo lunga, ma la tenevo lo stesso, per sentimentalismo forse, per quella sensazione che buttare via un regalo significhi buttare via un po' di affetto. Quella mattina però ho deciso di essere onesto con me stesso. Ho creato 3 pile. La prima, cose da tenere, la seconda, cose da donare, la terza, cose da buttare via perché erano consumate o rovinate. È stato liberatorio, davvero. Come togliersi un peso dalle spalle che non sapevi di avere. Avete mai provato a fare questa cosa con i vostri vestiti? Magari potete dirmelo nei commenti. Sarei curioso di sapere com'è andata per voi. E soprattutto, qual è quell'oggetto che non riuscite mai a buttare via, anche quando sapete che non lo usate più? Dopo i vestiti è arrivato il momento delle coperte e dei cuscini. In inverno uso coperte pesanti e cuscini di flanella. Sono morbidi, caldi, perfetti per le sere fredde davanti alla televisione. Ma quando arriva la stagione calda, diventano inutili. Anzi, diventano fastidiosi. Ho preso le coperte invernali, le ho lavate con cura e le ho messe in sacchi di cotone sotto il letto. Al loro posto ho tirato fuori lenzuola leggere e cuscini freschi, di un colore chiaro, quasi bianco. La mia camera da letto sembrava già un posto diverso, più luminosa, più ariosa, più pronta per la stagione nuova. Questo piccolo cambiamento mi ha dato una soddisfazione enorme. A volte bastano poche cose per trasformare uno spazio completamente, ma il lavoro era appena iniziato. Sono passato al soggiorno e qui ho trovato la sfida più grande. Il soggiorno è il cuore della casa. È dove si vive, dove si chiacchiera, dove si guarda la televisione la sera dopo una giornata lunga. È anche il posto dove si accumula di tutto. Libri che non si finiscono mai, riviste vecchie, telecomandi senza batterie, candele profumate quasi finite, una piantina che aveva bisogno di essere rinvasata da almeno 2 mesi. E poi quel cassettino che tutti abbiamo, quello dove mettete le cose senza pensarci, e che poi diventa un piccolo mondo caotico che nessuno vuole affrontare. Ho iniziato con la libreria, ho preso i libri uno per uno, e ho deciso cosa tenere e cosa donare alla biblioteca comunale. Poi ho pulito ogni ripiano con cura, con un panno umido e un po' di prodotto per la polvere. Sembrava una cosa banale, ma quando ho rimesso i libri in ordine ho sentito che qualcosa era cambiato. La libreria era più leggera, respirava. Ho spostato poi il tavolino del salotto. L'avevo messo vicino al divano per tutto l'inverno perché era comodo per appoggiarci la tazza di tè caldo. Ma adesso che arrivava il caldo, volevo più spazio, più aria, più libertà di movimento. L'ho spostato vicino alla finestra. Piccolo cambiamento, grande differenza. La luce che entrava dal davanzale adesso illuminava il piano del tavolo e creava una bella atmosfera luminosa nel pomeriggio. Ho anche cambiato il tappeto. Quello invernale era spesso, scuro, molto caldo sotto ai piedi. L'ho arrotolato con pazienza e messo in cantina fino all'autunno. Al suo posto ho messo un tappeto più chiaro, di cotone intrecciato, leggero e fresco. I colori chiari portano luce nel soggiorno. Lo sapevate? I colori cambiano l'umore di uno spazio.
e anche l'umore di chi ci vive ogni giorno. A proposito di cose utili, se vi piacciono questi contenuti in italiano, potete iscrivervi al canale. Ogni settimana racconto storie come questa, con un italiano semplice e naturale, perfetto per chi vuole migliorare la comprensione della lingua ascoltando storie di vita quotidiana. È un modo piacevole e efficace per imparare. Il vostro supporto mi aiuta tantissimo a continuare. Ma torniamo alla nostra storia, perché il meglio doveva ancora arrivare. La cucina. Ah, la cucina. Quante cose si nascondono nei cassetti di una cucina. Quel giorno ho aperto il cassetto delle spezie e ho trovato barattoli con le date di scadenza di 2 anni prima. Ho trovato sacchi di pasta aperti e mal chiusi, con i bordi di carta ormai rovinati. Ho trovato scatolette di cibo che non avevo mai usato, che avevo comprato in un momento di entusiasmo culinario e poi dimenticato completamente, sepolte sotto tutto il resto. Ho svuotato tutto, ho lavato ogni cassetto con acqua calda, ho asciugato con cura, ho rimesso dentro solo quello che usavo davvero, quello che aveva ancora senso tenere. Il risultato? Un cassetto ordinato, pulito, dove riuscivo a trovare quello che cercavo in 2 secondi, invece di rovistare per un minuto pieno. Sembra una piccola cosa, ma credetemi, quando cucinate ogni giorno, avere una cucina ordinata fa una differenza enorme sulla vostra energia, sul vostro umore e anche sulla qualità di quello che preparate. Ho fatto lo stesso con gli armadi. Le pentole e i tegami si erano accumulati senza un ordine preciso, uno sopra l'altro in modo travallante. Ne ho messi alcuni in alto, fuori dalla portata immediata, perché li usavo solo per le grandi occasioni o per cucinare per ospiti. Quelli che usavo ogni giorno li ho messi bassi, facilmente accessibili, senza dover fare equilibrismo. Semplice, pratico, efficace. Poi sono arrivato al balcone. Il mio balcone in inverno era quasi inutilizzabile. Ci avevo lasciato alcune piante che avevano sofferto il freddo e avevano perso quasi tutte le foglie, qualche sedia pieghevole coperta di umidità e macchie, e una vecchia bicicletta che avevo dimenticato lì da novembre. Ogni volta che aprivo la porta del balcone, preferivo chiuderla subito. Non era un posto dove stare. Quel giorno ho deciso che doveva cambiare. Ho pulito tutto con determinazione. Ho portato via la bicicletta. Ho lavato le sedie con acqua calda e sapone, strofinando bene finché non erano di nuovo presentabili. Ho potato le piante con le forbici. Ho tolto tutte le foglie secche e i rami morti. Ho aggiunto terra fresca ai vasi. E poi sono andato al mercato e ho comprato alcune piantine nuove. Un basilico profumato, 2 gerani rossi dal colore vivace, una lavanda dal profumo meraviglioso. Quando ho finito, mi sono seduto su una delle sedie pulite e ho guardato il balcone trasformato. Erano bastate poche ore. Quel posto dimenticato era diventato qualcosa di diverso. Un posto dove si poteva stare. Un posto dove si poteva leggere un libro nel pomeriggio, bere il caffè la mattina ascoltando i suoni della strada, guardare il tramonto la sera con una musica leggera in sottofondo. Quella sensazione mi ha dato una gioia che non mi aspettavo. Sapete, mentre lavoravo tutto il giorno, ho capito una cosa importante. Organizzare la casa per la nuova stagione non è solo un lavoro fisico, è un esercizio mentale, è un modo di guardarsi intorno e chiedersi: cosa voglio portare nel futuro? Cosa voglio lasciare indietro? Gli oggetti che teniamo nelle nostre case raccontano qualcosa di noi, raccontano le nostre abitudini, i nostri gusti, le nostre storie personali, ma raccontano anche le nostre paure. La paura di buttare via qualcosa che potrebbe servire un giorno, la paura di separarsi da ricordi legati a certi oggetti, la paura del cambiamento, che a volte si nasconde dietro l'accumulo di cose. Ma il cambiamento, a volte, è esattamente quello di cui abbiamo bisogno per stare meglio. Quella sera, stanco ma profondamente soddisfatto, mi sono seduto in soggiorno. La casa era diversa, più leggera, più luminosa, più mia, in un certo senso strano ma bello, come se avessi tolto uno strato di pesantezza accumulata nei mesi freddi e avessi lasciato respirare le pareti, i mobili, ogni angolo della casa. Ho acceso una candela nuova che avevo comprato quella settimana. Profumava di limone e verbena, fresco e delicato. Ho aperto la finestra sul balcone e ho lasciato entrare l'aria della sera, quella brezza leggera che in questa stagione sa di buono. Ho preso un libro che volevo leggere da tempo e che era rimasto sul comodino aspettando il momento giusto. E per la prima volta dopo mesi mi sono sentito completamente a casa. C'è una cosa che voglio condividere con voi prima di concludere questo episodio. Organizzare la casa non deve essere una giornata di lavoro pesante, stressante, piena di frustrazione. Può diventare un momento piacevole, quasi meditativo, un rituale gentile da fare con se stessi, se lo affrontate con calma e con il giusto approccio. Il mio consiglio? Non cercate di fare tutto in un solo giorno. Scegliete una stanza, una sola stanza.
Dedicatele un paio d'ore, non di più. Fatela con musica bella in sottofondo o con un podcast che vi piace. Prendetevi una pausa a metà, fate una tazza di tè o di caffè e guardate i progressi che avete fatto. Poi continuate con energia e quando avete finito quella stanza, fermatevi un momento e guardatela. Davvero guardatela. La stanza è diversa da prima, è più bella, più ordinata, più respirabile e voi vi sentirete meglio, più leggeri, più in pace con lo spazio che abitate. È una soddisfazione semplice, ma è una soddisfazione vera e profonda. La settimana dopo quel grande giorno di riordino, ho notato un cambiamento nel mio umore quotidiano. Mi svegliavo e la cucina era ordinata, iniziavo la mattina bene. Rientravo la sera e il soggiorno era pulito e accogliente, mi rilassavo più facilmente. Uscivo sul balcone con il caffè del mattino e le piante nuove stavano crescendo. Mi sentivo in connessione con la stagione. Sembrava una cosa piccola, ma non lo era. L'ambiente in cui viviamo influenza come ci sentiamo, come pensiamo, come affrontiamo le giornate. Non è una filosofia complicata, è semplicemente la verità di chi ha provato a fare questa esperienza almeno una volta. Avete già organizzato la vostra casa per la nuova stagione? O magari state pensando di farlo? Raccontatemi nei commenti. Qual è la parte più difficile per voi? Buttare via le cose? Trovare un posto per tutto? O semplicemente trovare il tempo e la motivazione per iniziare? Mi piacerebbe molto leggere le vostre esperienze. Ogni commento per me è prezioso, perché mi aiuta a capire quello che vi interessa e a raccontare storie che siano utili e vicine alla vostra vita di tutti i giorni. E se avete trovato questo episodio utile, se vi ha aiutato a praticare l'italiano in modo naturale e piacevole, potete lasciare un mi piace. È un gesto piccolo, ma che fa una grande differenza per questo canale e per il lavoro che ci metto ogni settimana con tutto il cuore. Grazie di cuore per essere stati qui con me oggi. È stato un piacere, come sempre. Vi saluto con una parola che in questa stagione sento particolarmente vera. Rinascita. Ogni nuova stagione è una rinascita. Della natura, della luce, della voglia di vivere e di creare. E anche della vostra casa, se le date la possibilità di respirare. A presto amici, buona nuova stagione a tutti voi.